Hai paura dei grassi? Oggi capirai perché alcuni sono i tuoi migliori alleati. Resta fino alla fine perché ti lascio un pacchetto di 5 ricette facili per fare il pieno di omega. Il nostro corpo ha bisogno di grassi, di quelli giusti, gli acidi grassi essenziali. Lo sapevi ad esempio che il cervello umano sul peso secco è composto per circa il 50-60% da grassi? E non solo, vitamine come A, D, E e K hanno bisogno di grassi per essere assorbite. Gli omega 3, EPA, DHA e DPA sono veri multitasker biologici. Li trovi in pesce azzurro e pesci grassi, alghe e olio di alghe, noci, semi di lino, semi di chia, olio di krill o olio di pesce. Cosa fanno? Sostengono memoria e attenzione, aiutano a contenere l'infiammazione e proteggono cuore e cervello. Ed ora vediamo insieme le dosi e le frequenze utili dei cibi che contengono omega 3. La regola come sempre è variare, cercare di scegliere sempre fonti diverse. Per il pesce azzurro come sgombro, sardine e alici e per il salmone la porzione consigliata è circa 100-150 grammi una o due volte a settimana. Attenzione al salmone perché non è tutto uguale. Quello da allevamento intensivo può contenere antibiotici, metalli pesanti, diossine e PCB, sostanze tossiche legate a disturbi ormonali e rischio cancerogeno. Mangimi artificiali e spazi ristretti aumentano lo stress e le malattie e inoltre le condizioni di vita di questi salmoni sono inaccettabili. La soluzione? Scegliere con consapevolezza. Il salmone selvaggio migliore proviene da Canada, zona FAO 21, e Islanda, zona FAO 27. Cerca sempre sull'etichetta la dicitura Wild Caught e certificazioni come MSC o Alaska Seafood. Se scegli salmone allevato, punta su quello biologico con certificazione ASC Natureland Soil Association. Gli omega 3 si trovano anche nei semi di lino. Mangiali macinati un cucchiaio al giorno perché, se consumati integri, rischiano di passare indigeriti, senza assimilarne i nutrienti essenziali. Una volta macinati, conservali in frigo e consumali entro 2-3 giorni. Gli omega 3 sono anche nei semi di chia, puoi mangiarne un cucchiaio al giorno. Lasciali in ammollo almeno per un'ora affinché diventino ben assimilabili e non diano fastidio all'intestino. Quando vengono messi in ammollo rilasciano una sostanza gelatinosa e sono quindi perfetti per creare dei budini proteici, sazianti e nutrienti. Attenzione, ci sono persone che sono allergiche ai semi di chia. Chi ha gravi problemi digestivi come diverticolite attiva o sindrome dell'intestino irritabile grave dovrebbe assumere semi di chia con cautela. È importante che le persone che assumono farmaci anticoagulanti prima di prenderli consultino il proprio medico, poiché la chia potrebbe aumentare questo effetto e lo stesso vale per le persone che hanno la pressione sanguigna molto bassa. I semi di chia possono abbassarla ulteriormente. Altra fonte di omega 3 sono le noci, puoi consumarne tra le 3 e le 5 al giorno. Un trucco semplice per integrare la frutta secca nell'alimentazione del tuo bambino è aggiungerla tritata sotto forma di farina in pane e dolci fatti in casa. Comincia con piccole quantità e, se ben accettate, aumenta gradualmente la percentuale. Così i tuoi dolci e il tuo pane saranno arricchiti di omega 3 e fibre. Stesso gusto, più nutrimento. Tieni sempre semi, noci, farine di semi al riparo da luce e calore e se noti un odore rancido, butta. Alghe e olio di alghe sono un'opzione veg per integrare omega 3. Anche qui è importante scegliere con attenzione. I rischi sono metalli pesanti e microplastiche in alghe non controllate ed anche eccesso di iodio, soprattutto nelle alghe brune. Il rischio è anche di comprare olio di alghe povero di EPA e DHA. Scegli dunque prodotti testati con milligrammi dichiarati di DHA ed EPA e limita le alghe brune intere. Troviamo gli omega 3 anche nell'olio di pesce e nell'olio di krill. Valuta se la dieta non copre il fabbisogno ed evita alte dosi senza supervisione. Tra gli omega troviamo anche gli omega 9. Non sono essenziali, ma fanno bene quando sostituiscono grassi saturi. Migliorano il profilo lipidico, abbassano il colesterolo cattivo, favoriscono gli effetti degli omega 3 ed hanno un effetto antinfiammatorio. Li trovi nell'olio d'oliva e nell'avocado. Nelle diete moderne l'apporto di omega 6 tende a superare quello di omega 3. Non esiste un rapporto ideale ufficiale. Le raccomandazioni attuali suggeriscono piuttosto di aumentare le fonti di EPA e DHA e di usare olio extravergine d'oliva come grasso di base, consumando con moderazione i cibi ad alto contenuto di omega 6 come cibi ultraprocessati, cibi da forno industriali, fritture e oli come quello di girasole, mais, soia. Ora, come promesso, ti lascio 5 ricette facili con un super valore nutrizionale.
perfette come snack, pre-allenamento o colazione funzionale. Per la versione senza cottura, compatta in uno stampo e lascia in frigo per 2 ore. Per la versione croccante, cuoci in forno a 160 gradi per 15-20 minuti circa. Ti assicuro un mix di fibre e omega 3. Si conservano in frigo fino a 6-7 giorni. La seconda ricetta è un budino di chia. Metti in un vasetto 2 cucchiai di semi di chia e 150 ml di latte vegetale. Mescola bene, aggiungi mezza banana schiacciata o un cucchiaino di miele e lascia in frigo tutta la notte. Al mattino aggiungi frutta fresca, semi di canapa o noce e se vuoi puoi arricchire con qualche cucchiaio di yogurt greco. L'altra ricetta che ti propongo è overnight lino e yogurt. Metti in un vasetto di vetro un cucchiaio di semi di lino macinati, aggiungi 120 g di yogurt greco, un cucchiaio di fiocchi d'avena o di mandorle tritate e lascia riposare qualche ora o tutta la notte se lo vuoi per colazione. Aggiungi frutta fresca di stagione e se lo desideri un cucchiaino di miele e ti consiglio sempre di scegliere miele non riscaldato e ricorda non dare il miele al tuo bambino sotto l'anno di età. Ora ti lascio la ricetta per un pane funzionale senza glutine e ricco di omega 3. Versa 160 g di farina di riso integrale, aggiungi 30 g di farina di lino dorato, 20 g di grano saraceno, 20 di psyllium in polvere e 10 g di fibra di bambù. Unisci ora 2 cucchiai di semi di chia, circa 15 g, aggiungi 4 g di sale e un cucchiaino di olio extravergine d'oliva alle polveri. Versa il lievito attivato e il resto dell'acqua, circa 230-250 ml. Mescola bene. L'impasto sarà gelatinoso, compatto ma morbido. Lascia lievitare per 1 ora e mezza. Cuoci in forno statico a 200 gradi, 45 minuti. Il risultato è un pane profumato, nutriente, che non si sbriciola. E puoi anche tostarlo il giorno dopo. Siamo arrivate all'ultima ricetta: burro di noci con inulina e vaniglia. Inizia con 200 g di noci leggermente tostate. Aggiungi un cucchiaio di inulina, mezzo cucchiaio di vaniglia naturale e un pizzico di sale. Frullale fino a ottenere una crema liscia e vellutata. E tu quali grassi usi già? Scrivilo nei commenti. Grazie e alla prossima!